per parlare di oggetti di futuro voglio chiamare due persone di futuro, due persone che provengono da questa regione e che ci racconteranno la loro storia. Ce la racconteranno insieme perché la loro storia ha un filo rosso comune, è la storia di Valeria Cagnina e Francesco Baldassarre. Ciao a tutti, io sono Valeria Cagnina e ho 17 anni, sono appassionata di robotica fin da quando ero piccola. Ho cominciato un po' per gioco. All'inizio delle scuole medie mi piaceva sia la chimica che l'informatica. La chimica potevo sperimentarla anche nella piccola realtà provinciale di Alessandria, invece l'informatica non c'era assolutamente niente, soprattutto per bambini e ragazzini. Così, cercando online, ho scoperto il Coder Dojo. Voi sapete cos'è? Il Coder Dojo è una community a livello globale che organizza degli incontri a livello locale e serve per ispirare bambini e ragazzi avvicinarli al mondo della robotica e del coding. Io sono stata nel Coder Dojo di Milano e lì mi si è aperto un mondo. Ho scoperto, dopo aver fatto tutta la mattina di programmazione, una pianta digitale. Era una semplice pianta disegnata sullo schermo del computer che poteva interagire con l'ambiente circostante tramite Arduino, una piccola scheda elettronica. E questa pianta, la cosa che mi è piaciuta di più è che poteva interagire con quello che gli succedeva intorno. Praticamente se c'era qualcuno nella stanza era più felice, se invece era da sola era più triste. A me è piaciuto un sacco, così ho rotto fino a quando mi hanno preso lo starter kit di Arduino di questa scheda elettronica e ho cominciato all'inizio a fare cose molto semplici come accendere delle luci, usare dei piccoli sensori, motori, e poi man mano, seguendo dei video su YouTube, a 11 anni sono riuscita a costruire il mio primo robot. Era un semplice robot che andava in giro da solo per una stanza, evitando gli ostacoli. A me sembra una cosa molto semplice e banale, però ben presto ho scoperto che per i grandi non era così. E così sono stata invitata a vari eventi, conferenze in giro per l'Italia, che mi hanno portato a 14 anni a parlare in un TEDx. E poi ovviamente non volevo fermarmi lì e così ho cominciato a rompere per andare a mandare un sacco di mail perché io volevo arrivare all'MIT di Boston dove facevano davvero robotica. Così a 15 anni sono stata chiamata nel progetto Ducky Town come senior tester. Ho passato l'intera estate lì a Boston all'MIT e praticamente dovevo costruire un piccolo robot che doveva essere in grado di andare in giro da solo per una città e praticamente doveva evitare i pedoni, gli altri veicoli, poi doveva leggere i cartelli stradali, semafori, fermarsi agli incroci. Glielo facciamo vedere? Sì, sì. Di questo progetto. Praticamente dovevo semplificare i tutorial a livello universitario e renderli fattibili anche dai ragazzi delle superiori. Adesso questo è un progetto open source, quindi tutti i ragazzi dalle superiori in avanti possono costruire la loro città, il loro robot e far muovere il proprio robot nella città delle papere. Ovviamente stando lì all'MIT e girando tra i vari laboratori, dipartimenti,
c'erano tantissimi robot e cose che mi affascinavano come quelle che vedete lì nella foto, e ovviamente ho cominciato a fare tantissime domande a tutte le persone che incontravo, a chiedere cosa fate, perché siete qua, e nella parte del Media Lab ho scoperto che l'educazione può essere anche divertente, che si può imparare giocando tramite il gioco, la creatività, la fantasia, e non per forza per imparare bisogna annoiarsi dietro un banco di scuola. E così, appena sono tornata in Italia, ho deciso di cominciare a fare delle lezioni di robotica. All'inizio con pochi bambini, sia alcuni che venivano da me, altri che invece su Skype, e man mano la richiesta però aumentava sempre di più, e così ho deciso a 16 anni di aprire la mia scuola di robotica. Adesso che ne ho 17 di anni, questa scuola è diventata sempre più grande e sempre più strutturata, e così è diventata una vera e propria azienda. Ho un team di una decina di insegnanti e soprattutto ho un socio, Francesco Baldassarre, che però si presenta lui. Grazie mille. Ciao a tutti, io sono Francesco, di anni ne ho 25, sono normale, sono come voi. A 11 anni non ho fatto robot, giocavo con i Pokémon, collezionavo le carte della Panini, dei calciatori. Sono un ragazzo normale, ok? E anzi, io sono laureato in informatica, però il mio approccio all'informatica è arrivato molto tardissimo in confronto a Valeria. Pensate che io la mia prima linea di codice l'ho vista a 18-19 anni durante appunto il mio primo anno ad informatica, però la mia prima esperienza universitaria è stata tutt'altro che un successo. È stata una cosa strana per me, perché io non sono mai stato abituato ad avere difficoltà a scuola, nel senso che io sì, ero uno studente, uno di quelli che studia poco però rende tanto, come si dice, minimo sforzo massima resa, no? Una cosa del genere. E quindi è stato strano questo mio approccio difficoltoso. In realtà però io ho sempre avuto delle passioni, non era vero che non mi appassionava qualcosa, nel senso che anche durante la scuola dell'obbligo io avevo delle passioni particolari. Per esempio c'era una materia su tutte che adoravo studiare. Voi direte adesso, l'informatica? No, la filosofia. La filosofia. Perché? Perché non lo so. Il problema però, un perché forse c'è, perché voi immaginate, io ho 25 anni e mi sono diplomato nel 2011, non stiamo parlando del Medioevo, ok? Stiamo parlando del 2011, sono 7 anni fa, qualcosina del genere. Bene, io ho scelto il liceo scientifico e al liceo scientifico non esisteva, e non esiste tuttora, almeno nel liceo scientifico che ho fatto io, la materia informatica. 2011, liceo scientifico, una follia. Un torto enorme per uno come me che aveva una passione per l'informatica ma non riusciva ancora a maturarla correttamente. Forse mi avrebbe aiutato la scuola dell'obbligo, ma in quel momento mi è mancato e quindi mi sono dovuto buttare sulla filosofia. Che cosa è successo però? Che oltre a questo la scuola dell'obbligo mi ha fatto un altro grandissimo torto. Il torto più grande è stato l'approccio che mi ha insegnato ad avere alle materie scientifiche. Tutti sappiamo cosa vuol dire scienza. Scienza vuol dire teoria, sì, ma senza applicazione non c'è scienza, ok? Io, se non vado a memoria, ma credo che in 13 anni di scuola dell'obbligo le porte del laboratorio di chimico di fisica io le abbia varcate non più di 5 volte. Una cosa folle, di nuovo. Stiamo parlando di paginate di formule matematiche, scientifiche, studiate a memoria, appiccicate sulla fronte, che non avevano un riscontro pratico. Questa cosa qua mi ha insegnato a studiare male. Io approcciavo la scienza come approcciavo le lingue, come approcciavo le materie umanistiche, niente di più sbagliato. Però io tutto questo non lo sapevo, non me l'aveva detto nessuno. Io sono arrivato all'università e all'università ho approcciato tutto come ho sempre fatto durante le scuole dell'obbligo. È chiaro che chi mastica qualcosa di programmazione, ma anche chi non lo sa, si rende conto che per imparare nelle materie pratiche, nelle materie scientifiche, bisogna provare, bisogna applicarsi, bisogna sbagliare. Soprattutto chi sa cosa vuol dire programmare, sa cosa vuol dire sbagliare. Sbagliare è fondamentale, perché per arrivare al codice perfetto bisogna fare un errore, perché fino a che non si fa un errore
non si capisce che c'è quell'errore e non si può evitarlo. A me tutto questo mancava e allora ho fallito. Io dopo 6 mesi di università, mai avuto un problema a scuola, non riuscivo a seguire i corsi, non gli stiavo dietro, come si suol dire, mi sono ritirato. Fallimento enorme. Non ero pronto per quel fallimento, c'era qualcosa che non stava andando in me. E allora, nei mesi successivi a questo mio fallimento enorme, dato che mi piace un sacco la filosofia, a me piace un sacco anche pensare. Mi sono messo lì, in un angolo, e mi sono messo a pensare. Perché? Perché Francesco hai fallito? Che cosa è successo questa volta? Che cos'è che hai sbagliato? All'inizio pensavo, ok, sono arrivato tardi all'informatica, è troppo difficile, dovevo partire prima. Poi ho detto, no, semplicemente forse non sono adatto al mondo dell'informatica. Addirittura poi mi sono spinto a pensare, non sei adatto abbastanza, non sei pronto per niente, sei un fallito. Tutte bugie. Non era quello. Il problema era il mio approccio. Ma non il mio approccio pratico. Prima di tutto c'era un approccio mentale che mancava. Un approccio di fatica, di fallimento. Non avevo mai fallito, non ero mai stato capace a spingermi oltre i miei limiti, a fare pratica, a mettere me stesso e più di me stesso in qualcosa. L'ho capito solo in quel momento, nel momento in cui ho realizzato che quel fallimento per me era troppo grande. E allora cosa ho fatto? Ho detto, bene, mi do una seconda possibilità, riproviamoci, altro approccio, può funzionare. Ha funzionato. 3 anni dopo, io mi sono iscritto all'università e 3 anni dopo mi sono laureato senza problemi. E esattamente come mi sono laureato, ho trovato lavoro immediatamente. Senza problemi, io 2 mesi dopo la laurea sono andato a lavorare. Sono andato a lavorare in un ufficio, ok? Consulenza software, quindi parliamo di un ufficio di consulenza in cui io rispondevo al telefono, mandavo mail e insegnavo ai clienti a come usare un programma. Oddio, credo che tutti voi qua più o meno sappiate usare un programma. Immaginate cos'era per me quella cosa in quel momento. Io ero pronto a esplodere nel mondo, avevo capito che ero capace a fare qualcosa, avevo capito che ero andato oltre i miei limiti, volevo di più, volevo imparare la robotica, l'intelligenza artificiale, la blockchain, i bitcoin, volevo andare oltre. Dentro quell'ufficio ero in una gabbia. Io la chiamo gabbia dorata. Dorata perché? Perché comunque ci si stava bene dentro. Era una zona di comfort. Mi pagavano bene. Era un lavoro ben pagato, ma non appagante. Io arrivavo a casa la sera e al mattino dopo non volevo andare al lavoro. C'era qualcosa che non andava in tutto questo. Dentro di me stava crescendo un malcontento enorme. E allora cosa è successo? La vita per fortuna mi ha dato un'opportunità incredibile. Perché a pochi chilometri da casa mia c'era una ragazzina che stava facendo qualcosa di particolare. C'era una ragazzina che stava aprendo una scuola di robotica a 16 anni. E io l'ho scoperto casualmente sui social, grazie a una mia ex professoressa che un giorno, 7-8 mesi dopo la mia assunzione, condivide un link che titola "Ragazzina di 15 anni di San Michele va all'MIT di Boston". Wow! Come la scala per i ballerini per un informatico all'MIT di Boston, c'è qualcosa di incredibile, c'è gente che ci studia tutta una vita e lei ci è arrivata a 15 anni. La devo conoscere, le mando la richiesta di amicizia. Ma non le scrivo subito, arriverà il momento. In qualche modo era come se sentissi che io e lei stavamo per fare qualcosa. E allora per fortuna il momento arriva, perché questa ragazzina per la scuola, e la scuola ha richieste tante, come vi diceva lei prima, tantissime. E lei, sempre su Facebook, lancia una classica call for teachers, ha bisogno di aiutanti, ha bisogno di qualcuno che la supporti perché le richieste la stanno inondando. Bene, io in quel momento stavo lavorando e ho visto in quel momento uno spiraglio per uscire dalla gabbia, da quella gabbia dorata. E allora cosa ho fatto? Ho preso coraggio, ho scritto una mail, le ho mandato il curriculum e lei ha letto la mail, è piaciuta. Sì, molto di più di tutte le altre. È stata colpita dalla mia mail, non l'ha scartata e la cosa divertente è che lei, 16 anni, legge la mia mail, è colpita, mi invita nel suo ufficio e mi fa il colloquio di lavoro. 16 anni contro 25. Quindi lei mi fa il colloquio di lavoro, ok? Il colloquio di lavoro va bene, immaginate che come la nostra scuola e come la nostra storia il colloquio di lavoro non è proprio convenzionale. Lei mi rovescia davanti, siamo seduti per terra in quest'aula con una moquette, lei mi rovescia davanti 5-6 robot e mi dice chiedimi. Io ho chiesto e da lì è nato tutto, nel senso che io e lei poi abbiamo iniziato a collaborare. Lei però non si fidava subito di me, allora mi ha voluto mettere alla prova e non mi ha messo alla prova poco, mi ha messo alla prova bene. Perché cosa è successo? Lei ha bisogno di una mano e ha bisogno di una mano subito e l'evento arriva subito, nel senso che
C'è un evento in Italia che si chiama Maker Faire, è un evento mondiale in realtà, non so, qualcuno di voi lo conosce? Maker Faire, mai sentito? Qualcuno lo conosce, benissimo. Chi lo conosce sa che è l'evento dell'innovazione e della tecnologia più grande a livello europeo, ce l'abbiamo noi a Roma, il più grande europeo, il più grande mondiale a San Matteo, noi ci siamo andati. Benissimo, lei ha uno stand, le danno uno stand per questo evento a 16 anni e ha bisogno di una mano, mi chiama, io vado subito, prendo ferie, un giorno, tutto il weekend, giovedì, venerdì, sabato, domenica, follia, 12 ore di lavoro continuate per 3 giorni e mezzo praticamente, dopo la chiusura e prima dell'apertura noi eravamo già lì, 12 ore full, non si mangiava, si beveva quando si poteva, una cosa da pazzi. Una persona normale sarebbe scappata a gambe levate dicendo che siamo pazzi e non sarebbe mai più tornata. Invece lui ha detto che si è divertito e così ha voluto rimanere. Abbiamo costruito un robot per veramente 12 ore al giorno. Io lunedì sono arrivato in ufficio a lavoro, perché lavoravo ancora in quell'ufficio, distrutto, ma ridevo come un matto. Io ho capito, quello era quello che volevo fare nella mia vita, volevo fare quella cosa lì, è stato un momento chiave. Allora che cosa è successo? Le cose sono andate logicamente in quella direzione, nel senso che la collaborazione tra me e lei si è intensificata, lavoravamo di notte quando potevamo, nel weekend io l'aiutavo, eccetera, eccetera, ma poi c'è stato un momento importante in cui ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti benissimo, cosa vogliamo fare noi? Siamo qua, io ho bisogno di te, tu hai bisogno di me, perfetto, apriamo l'azienda. Quindi io mi sono licenziato, da aprile di quest'anno io e lei siamo ufficialmente soci, abbiamo la nostra azienda e finalmente posso dire di aver realizzato il mio sogno, cioè affermarmi nel mondo con un'attività tutta mia, seguendo le mie passioni. Grazie. Allora, andando un po' velocemente, io e Valeria, magari voi direte, ah beh sì, si sono trovati, sono uguali, sono matti uguali, non è vero. Io e Valeria siamo completamente diversi sotto alcuni aspetti, ma ne abbiamo alcuni veramente per cui sembra che siamo nati nella stessa culla, è una cosa incredibile. E quindi mi piace paragonarci a un aeroplano, alle aree di un aeroplano, cioè che vanno verso la stessa direzione ma all'opposto dei due lati. Perché vi abbiamo raccontato le nostre storie così particolari? Magari qualcuno di voi potrebbe pensare, soprattutto i più giovani, non ho costruito un robot a 11 anni, quindi non posso fare niente nella mia vita. Oppure prima dei 20 ho ancora tantissimo tempo prima di riuscire a cambiare la mia vita. Oppure quelli ancora più grandi che ci stanno ascoltando, non ho fatto niente quando ero giovane, quindi non posso fare niente. In realtà il messaggio che noi vogliamo lanciarvi è quello che il momento giusto per cambiare la propria vita e dare una svolta è proprio ora e non ci sono scuse per non farlo. Noi adesso abbiamo una scuola abbastanza particolare che ha 10 regole, non proprio da scuola. La prima regola, quella che ci motiva nel fare tutto e che motiva i dreamer e i partecipanti alle nostre lezioni, è quella che niente è impossibile e le persone che partecipano alle nostre lezioni non possono dire non ce la faccio, perché pensiamo che sia soltanto un blocco mentale per convincerci ad arrenderci. E poi abbiamo anche altre regole particolari, tipo che il learn by doing, che diamo la possibilità a bambini, ragazzi, adulti di sperimentare praticamente, oppure che impariamo sempre divertendoci, che mischiamo attività tecnologiche ad attività non tecnologiche per sviluppare tante capacità diverse nelle persone e tantissime altre che poi potete trovare sul nostro sito. Le nostre attività partono dai bimbi piccoli, partiamo dai bimbi di 3 anni dell'asilo perché non è mai troppo presto per cominciare, fino ad arrivare poi a ragazzi più grandi, adolescenti, ma poi ci spingiamo anche per esempio in grandi eventi come per esempio la Maker Faire o National Geographic, in cui cerchiamo in pochissimo tempo, anche in molto più tempo come i lunghi summer camp, di trasmettere la robotica in maniera divertente. In realtà non è mai troppo presto, ma non è mai neanche troppo tardi, perché noi facciamo anche corsi per adulti e quindi insegniamo anche agli adulti la robotica, se hanno piacere di impararla, e soprattutto andiamo nelle aziende a fare interventi come questi, speech motivazionali, o a fare team building, cioè a insegnare alle persone come collaborare, perché soprattutto in Italia viviamo in un paese in cui ci sono delle aziende con una struttura gerarchica ancora vecchio tipo che non sanno collaborare tra di loro. Le nostre
attività sono in ogni parte del mondo, siamo partiti un po' di tempo fa dall'Italia e poi ovviamente adesso andiamo in giro per l'Europa e per il mondo per dare la possibilità al maggior numero di bambini e adulti di imparare in modo completamente diverso. Allora, qua ci sono alcune delle nostre collaborazioni più famose. Abbiamo Cisco, IBM, oppure anche posti come la Maker Faire o grandi aziende come Michelin, oppure anche come Allianz con dei summer camp con ragazzi che arrivavano da tutto il mondo, o anche eventi in cui siamo co-conduttori come Enel. Volevamo ringraziarvi e lasciarvi con 2 frasi. Allora io vorrei, soprattutto ai ragazzi che ci sono in questa sala, vorrei farvi notare una cosa, che un biglietto aereo per l'altra parte del mondo costa meno del telefono probabilmente che avete in tasca, ed è una possibilità enorme che potrebbe aprirvi gli occhi e darvi delle possibilità incredibili. Quindi siate un po', non abbiate paura di uscire dalla zona di comfort, non abbiate paura delle difficoltà, siate come la paperella della Ducky Town, imparate a leggere gli ostacoli e ad evitarli. Grazie. Impossibile, tutto può essere costruito giorno dopo giorno con tanto impegno, determinazione, voglia di fare, di mettersi in gioco e soprattutto ricordandosi sempre che solo sul dizionario successo viene prima di sudore. Grazie per l'ascolto.